Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, eccomi di nuovo. Qualcuno direbbe finalmente, vista la quantità di persone che mi hanno chiesto notizie in questo periodo. Come ho risposto a tutti, non mi sono fatto vedere, non ci sono stati video perché non c'è niente da raccontare, la mia vita continua come sempre, non c'è stato niente di nuovo per il camper e non molto di nuovo nemmeno per la mia vita, quindi non ho molto da raccontare e automaticamente non so che video fare. Una vita normale, potremmo chiamarla monotona, non ispira nuovi video. A parte i miei saluti e questo piccolo aggiornamento, gli altri argomenti sono ovviamente un po' di conti, che stavolta per mettermi a pari ho fatto di 3 mesi, e quindi spero poi di farne altri, magari di 3 mesi in 3 mesi, così appunto cercherò di mettermi a pari. E poi una, una soluzione trovata a un problema che avevo accennato più di una volta in video precedenti. Ma veniamo ai conti allora. Allora, eravamo arrivati a novembre 2018, quindi vi metto alla vostra sinistra novembre 2018 e mano a mano alla destra vi metto gli aggiornamenti. Quindi va bene, cominciamo subito. Allora, a dicembre 2018 per il canale non ci sono stati incassi né spese. Per le spese private ho avuto 85 euro di incassi e 79 euro di spese. La situazione finale, quindi di novembre, è di 9 euro in positivo. Le spese sono state come al solito il cibo, più che altro, e le spese di spedizione di un prodotto che ho venduto. Gli incassi sono stati un incasso da parte di uno di quei siti per cui ogni tanto faccio qualche lavoretto che vi ho accennato in un video, e poi la vendita di una scheda di rete per computer. Passiamo a gennaio 2019. Spese e incassi per il canale sempre 0, e spese private 97 euro e incassi 132 euro. Il totale finale, sempre di gennaio, è quindi di 44 euro. A gennaio le spese gli incassi miei privati sono andati bene perché sono riuscito a vendere qualcosa, soprattutto un oggetto abbastanza costoso. Allora, ho fatto 3 vendite, una non mi ricordo cos'è, non me la sono scritta, ma doveva essere una roba da poco. Un'altra era un videogioco portatile, un vecchio videogioco di quelli monouso, nel senso, non monouso, a singolo gioco, non una console, un giochino vecchio, molto molto vecchio, che però qualcuno interessato se l'è comprato. E poi la vendita più grossa è stata la vendita di un cavo di segnale hi-fi, uno dei tanti oggetti costosi che facevano parte del mio impianto hi-fi casalingo. Le spese invece sono state il cibo e poi una bella sorpresa, perché ho pagato il bollo del camper, la tassa di proprietà del camper, e siccome quest'anno ha compiuto 30 anni, mi sono trovato il bollo scontato,
l'ho pagato 30 euro, mi sembra che gli altri anni lo pagavo 64 se non ricordo male, quindi una bella cifra in meno, perché ha compiuto 30 anni automaticamente io lo pago dentro il sito delle poste, perché ho la Poste Pay, e automaticamente me l'ha fatto pagare 30 euro, quindi una buona novità. E veniamo all'ultimo mese, ai conti di febbraio, e a febbraio spese e incassi del canale sempre zero, e c'è una bella sorpresa anche in febbraio, perché le spese sono state 124 euro, ma gli incassi, la bella cifra di 512 euro. Quindi la situazione finale è di 432 euro a fine febbraio. Le spese così alte sono state ovviamente il cibo, ma poi ho pagato un pochino di bollette arretrate internet, sono quelle del mobili, quindi del cellulare, che siccome ne avevo un po' arretrate, costano, cioè sono poco, sono 8 euro e qualcosa l'una, adesso non ricordo bene, però siccome ne avevo arretrate un po', di solito le pago quando non ho più la rete, quando mi bloccano la rete, quando vedo che non c'è più rete cerco di pagarne un po' se ho soldi, per avere comunque la linea cellulare attiva. Quindi probabilmente in quel mese lì a febbraio mi hanno bloccato la linea e ho dovuto pagarne per un po'. Per fortuna avevo i fondi incassati tra gennaio e febbraio, e quindi li ho pagati un po'. Ma il bello viene negli incassi. Gli incassi sono state solo 2 vendite, pensate, una cifra tale, solo 2 vendite, è stata una fortuna. Ho venduto delle magliette, però ne ho vendute tantissime, non so se lo ricordate, in video precedenti avevo spiegato che ho collezionato nel tempo, cioè negli anni passati, molte magliette e felpe a tema musicale, con stampe a tema musicale, e ne avevo tante, ne avevo più di 360, ne ho già vendute tante, ma ne ho ancora tantissime da vendere. A febbraio sono riuscito a venderne a una persona interessata tante, adesso non ricordo quante, ma credo almeno 7-8, che a 15, 20, 25 euro l'una fanno una bella cifra. Ma soprattutto sono riuscito a vendere uno dei pochi oggetti costosi che ancora mi rimangono, e praticamente sono riuscito a vendere un telo di proiezione di quelli da montare a parete o a soffitto con il movimento elettrico, quindi con un bottone che tira su e giù il telo, e che usavo quando avevo il videoproiettore per vedere film, eccetera. E questo è stato un bel incasso, perché sono riuscito a venderlo per 300 euro, quindi è stato un bel incasso. Ecco perché il notevole incasso di febbraio. E come avete visto dalla situazione finale, in febbraio non ho usato tutti quei soldi, verranno usati più avanti, ma per vedere come dovete aspettare i prossimi video, che spero non tardino troppo. Veniamo ora all'ultimo argomento. In alcuni video precedenti vi avevo spiegato, cioè vi avevo aggiornato sul fatto che c'era sicuramente qualche problema nella ricezione di mail da parte di YouTube, del canale YouTube, cioè quando chiunque di voi fa un commento o la risposta a un commento in uno dei video che ho prodotto,
solitamente mi arrivava un'email da parte di YouTube che mi avvisava che c'era stata dell'attività e che quindi se lo volevo potevo andare a vedere cosa era stato detto per rispondere a ogni commento, a ogni domanda. Da un bel po', da svariati mesi, questa cosa non succedeva più, non arrivavano più queste mail qua. E all'inizio avevo dato la colpa a YouTube, che pensavo funzionasse male e che quindi non mandasse più le mail e gli avvisi. In realtà invece sono riuscito a comprendere qual era il problema e sono riuscito a capirlo per caso. In pratica mi sono accorto di una cosa che io da persona informatica ritengo molto strana, e proprio pensando da informatico mai più me la sarei aspettata, per quello che non sono riuscito prima a scoprirla questa cosa qua. Cos'è stato? Praticamente ho scoperto che, allora, intanto voi sapete bene che YouTube fa parte dell'organizzazione Google e sia l'indirizzo mail di riferimento per il canale Vita in Camper, sia quindi le mail che YouTube invia verso di me, diciamo, per farmi sapere dei commenti, sono indirizzate verso un indirizzo mail Google, Gmail. Quindi mai più mi aspettavo quello che ho trovato. Cosa ho trovato? Ho trovato che tutte le mail che sono sempre arrivate da YouTube erano finite nella cartella spam dell'email Gmail, quella di Vita in Camper. Quindi finivano tutte in spam. La cosa, come dicevo, mi risulta molto strana, perché se YouTube è di proprietà di Google, Google sa benissimo che YouTube non è spam, è roba sua, quindi come pensare di mettere nello spam mail che arrivano da YouTube, se YouTube è di loro proprietà? E poi mai me lo sarei aspettato. In un controllo casuale dello spam che ogni tanto faccio, e probabilmente non abbastanza frequentemente, ho trovato appunto tutte le mail arretrate, tutte le vecchie mail che non mi arrivavano di YouTube. Ma non solo, e qua viene la cosa ridicola. Io sono un utilizzatore del sistema chiamato Google Alert, che è un sistema che magari sicuramente qualcuno di voi conoscerà, che fa in modo che invece di perdere tempo per alcuni argomenti ogni giorno a cercare nel motore di ricerca Google Alert lo fa per l'utente. Si scrivono delle parole di ricerca come se le scrivessimo nel motore di ricerca Google, e Google le cerca per noi e ci manda delle mail anche giornaliere a seconda di come è stato configurato l'alert, facendoci sapere tutto quello che è stato pubblicato di nuovo rispetto all'ultima mail che ci ha mandato. Bene, anche queste che nel tempo avevo visto scomparire, arrivare sempre di meno, però essendo una cosa casuale questa mail, cioè viene mandata quando c'è qualcosa di nuovo, mi era passata inosservata, pensavo non ci fosse niente di nuovo. In realtà invece ho trovato, che è ancora più strano, tutte le mail di Google Alert nello spam anche loro, che questa appunto, come ho detto, ripeto, è stranissimo, perché Google Alert è Google. Come fa Google a mettere nello spam Google? È assurdo, eppure è successo. Comunque, fatto sta che mi sono accorto di questa cosa, e da oggi in poi ovviamente farò più attenzione alla cartella spam, quindi la guarderò più spesso, e sono tornato a ricevere tutte le mail di Google Alert, ma soprattutto finalmente tutte le mail di YouTube.
Qualcuno di voi si sarà accorto perché ultimamente per rispondervi ai commenti o alle domande ci metto meno tempo. Perché? Perché mi accorgo, mi arriva la mail finalmente, quindi non ho il problema di dover andare io fisicamente ogni volta dentro YouTube a vedere commento per commento se è stato pubblicato qualcosa di nuovo, che era un lavoro assurdo da fare, no? Quindi finalmente ho sistemato la cosa. Mi è sembrato utile dirvelo perché se anche voi avete mail da parte di YouTube oppure quindi avendo un canale, oppure da parte di Google Alert o qualche altro sistema automatico e magari non le vedete arrivare da un po', andate a vedere nello spam se già non lo fate, perché l'assurdità che Google si mette automaticamente nello spam è successa. Come dicevo, per me è stato difficile rintracciare un'anomalia del genere perché ragionando da informatico, la prima cosa che un sito fa è assicurarsi di ricevere le proprie mail, quindi lo dico da informatico che configurava un server anti-spam, quindi è stranissimo che sia successo questa cosa. Comunque vabbè, cose che capitano. Per ora è tutto, per questo video è tutto. Cercherò di trovare qualche altro argomento di cui parlarvi e aggiornarvi sulla situazione, e ci vediamo nel prossimo video con i prossimi 3 mesi di 3 o quello che sarà mesi di conti e qualche altra notizia. Grazie a tutti per la pazienza di continuare a seguirmi malgrado la poca frequenza con cui pubblico video, grazie a tutto quello che comunque fate per il canale, grazie per tutti i commenti e grazie soprattutto per tutta la preoccupazione che dimostrate per me, per il fatto che non mi faccio vedere, e chiedendomi informazioni su come vanno le cose, come sto in salute eccetera. Grazie a tutti, ai prossimi video, ciao!